Quindi anche tu vuoi stare bene. Penso che sia il desiderio base di tutti. Alla fine che uno vada in chiesa, che uno vada a scuola, che uno vada al lavoro. Diciamo che la base è cercare di stare bene e vivere al massimo. Ma c'è un fattore scientifico che un po' dimostra, è un po' un dato che va a vedere quanto stai bene in generale come salute. Si chiama HRV. Adesso detta proprio così, non è esattamente così, però in generale, studiando persone che vivono proprio, puntano tutta la loro routine, la loro vita sulla longevità, sul cercare di vivere al massimo, su quanto sono più giovani all'interno, sul benessere, tutti diciamo che fanno a gara sul migliorare questo dato che si chiama HRV, Heart Rate Variability, ovvero semplicemente la variazione del battito cardiaco a riposo. Mi sembra di aver capito che, cioè, in realtà non è neanche tanto importante il capire essenzialmente che cosa succede, è come se il vostro cuore, i battiti che accadono hanno più tempo, si tratta di millisecondi, più tempo uno dall'altro, il che significa che il vostro cuore o comunque il vostro corpo in generale lavora più efficientemente e quindi tendenzialmente lo si associa a un benessere maggiore. Ma come si fa a migliorare questo dato? Ho fatto un video sull'imparare a stare bene in generale, e ve lo lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata, e una delle parti, la prima parte dell'imparare a stare bene è la parte fisica, quindi la parte del benessere, il sonno, eccetera, eccetera. E ovviamente un po' una cosa che va a misurare questo, ci sono tanti dati, ma una cosa che ultimamente va di moda e si misura è questo HRV. E se avete un Apple Watch vi misura l'HRV, dovete andare sull'applicazione Salute e ve lo trovate come dato da aggiungere. Non dovete ossessionarvi da questa cosa, potrete vedere il vostro HRV e potete vedere anche su internet quant'è più o meno la fascia in cui dovreste essere, ma ci sono delle cose che si possono fare per migliorare e anche delle cose che io ho fatto per migliorare. Da quando ho iniziato a risistemare dopo il Giappone tutta la mia routine, che già era una routine sana, io ho fatto sport agonistico per tutta la vita, mi sono sempre allenato, ho fatto tutto bene, ma c'erano delle cose che avevo ancora messe un po' lì. Diciamo che ho cercato di risistemare tutto, prendendo esempio anche da gente che lo fa proprio a livello professionale, come Brian Johnson, l'uomo più misurato al mondo, come Huberman, scienziati, persone veramente in gamba. Quindi ho visto varie opzioni, ho provato tante cose e alla fine un po' quello che ho visto che è migliorato nel tempo, in questo mese, in cui, anzi in realtà ormai 2 mesi, 3, in cui ho lavorato sulla mia routine, sul mio benessere, il mio HRV è aumentato di un bel po', da circa un 60-70 di dato a quasi una media di 90 e devo dire che non è niente male, raggiungendo picchi anche di 120, 100 e passa, e non è male. Adesso vedremo ovviamente poi in futuro come proseguirà, però per ora sta andando bene. Quello che ho fatto è innanzitutto avere una buona base, quindi non c'è niente da fare, non lo si evita, ci possono essere cose che aiutano, ma il 70%, direi anche 80%, sono date da una buona dieta, quindi il saper mangiare in modo corretto, fare i digiuni quando serve, alcuni dicono che aiuti anche il digiuno intermittente per la longevità, io lo faccio da sempre, faccio anche i digiuni, gli ekadashi per una questione yoga, ho fatto anche un video a riguardo. Integrare quello che non si riesce a mangiare con il cibo se la nostra dieta non è completa, ho iniziato a prendere multivitaminici, ho provato anche tutti gli integratori di Brian Johnson, quindi all'interno contiene tantissime cose, ma tendenzialmente biotina, multivitaminico, omega 3, ho iniziato a prendere le cose base, un po' ecco le proteine, sono tornato a prenderle per aumentare la massa magra, la creatina, collagene, poi cose anche un po' diverse tipo l'ashwagandha per migliorare lo stress, tantissime cose, ma ricordatevi che bisogna sapere quello che si sta facendo, quindi fate le vostre ricerche, magari chiedete anche a un medico o al vostro nutrizionista prima di iniziare a prendere integratori o combinarli tra di loro. Però tendenzialmente degli integratori base come il multivitaminico eccetera non fanno male a nessuno se non in esagerazione, quindi se fate le cose fatte bene, almeno degli integratori base secondo me sono necessari un po' per tutti, anche perché è difficile avere una dieta perfetta ogni singolo giorno. Magari farò un video su tutti gli integratori che prendo. Il socializzare aiuta tantissimo ad avere un obiettivo, comunque avere una motivazione la mattina per alzarsi, è il socializzare, lo stare a contatto con gli altri, con la natura, la luce del sole, senza ovviamente stare troppo a luce del sole perché la pelle e il sole non vanno tanto d'accordo, il sole aiuta a livello mentale, fisico e anche per il nostro sistema, il nostro ritmo, ma ovviamente state protetti dai raggi UV, eccetera. Quindi prendersi cura di sé, il benessere,
anche semplicemente lo stress, ogni tanto il prendersi del tempo per se stessi, per giocare, per fare una camminata, per stare a contatto con la natura, con gli animali, con le altre persone e soprattutto il sonno. Io ho notato, ed è una cosa che non ci facevo caso, ho notato che da quando ho iniziato questa routine il tracking è importantissimo, quindi ho iniziato a contare con delle app, con Yazio, mi sembra l'app che utilizzo, le calorie, ho iniziato con l'Apple Watch per il sonno, ho notato che il tracking mi aiuta tantissimo per avere più efficacia in quello che faccio, perché ad esempio nelle calorie, stupidaggine, se non le conto, anche se ho una dieta fatta da nutrizionista, ho un allenamento fatto da un personal trainer, se mi seguono anche a livello fisico, mi seguono a livello mentale, mi seguono da un punto di vista tricologico, mi seguono in quasi tutti gli ambiti, però anche se sono così, diciamo che a volte sforo comunque perché non penso a quante calorie possa avere una cosa. Quando invece ce le ho scritte e dico, cavoli, questo biscotto extra però devo aggiungerlo poi alle calorie, non lo mangi, quindi tendi a sgarrare meno in generale, nel sonno, in qualsiasi cosa. Ma il sonno, da quando ho iniziato a fare tracking, mi sono accorto di quanto sia importante e nell'HRV lo noto tantissimo. L'HRV cambia tantissimo quando dormo bene e quando dormo male. Quindi se vado a letto sempre alla stessa ora, se non utilizzo schermi prima di dormire, se non faccio allenamento slash mangio prima di dormire, invece che vedere luci blu mi sono comprato gli occhiali per eliminare le luci blu, quindi con il filtro, se mi rilasso prima di andare a letto, insomma ci sono varie cose che si possono fare, ma ho fatto un video approfondito su tutto quello che si può fare prima di dormire o comunque per avere una routine ottimale. E invece andando su cose un po' più personali che non vi possono dire tutti, cose che ho fatto io, sono queste. Il primo è Kriya, quindi la meditazione, lo yoga. Nel momento in cui ho iniziato il mio Kriya, quindi i miei esercizi che faccio ogni giorno, le mie meditazioni di circa 21 minuti, mezz'ora che faccio ogni giorno, mi aiuta tantissimo, aiuta proprio non solo da un punto di vista di stress, ma in generale di benessere. Diciamo che il benessere, la parte di star bene, è veramente la base del mondo spirituale, ma è un po' una conseguenza, perché quello che si va a costruire, il lavoro interiore che si va a fare è veramente incredibile. L'imparare quindi a stare bene e i Kriya mi hanno aiutato tantissimo, la meditazione in generale. Vi lascio un link in descrizione a una meditazione guidata molto semplice e molto base che vi può aiutare ed è semplicemente a livello fisico, secondo me aiuta tantissimo per la parte di equilibrio, di stress, di energie, di prendere la tua mente tutto ciò che è disfunzionale, tutto ciò che ti fa alla fine soffrire, che è un po' crei veramente una chimica negativa nel tuo corpo, il tuo corpo, queste due accumulazioni di mente e corpo, e ti separi leggermente da loro, crei un po' di distanza, in modo tale che non sei più così tanto toccato da esse. Idem per un'altra cosa che vi consiglio sono esercizi di respirazione. Tendenzialmente ci sono esercizi di respirazione che sono collegati proprio alla spiritualità. Un esercizio che mi ha aiutato molto è il metodo Wim Hof, quindi anche le docce fredde, imparare a utilizzare le docce fredde, gli elementi, anche una doccia calda in realtà prima di andare a letto può aiutare perché aiuta per il sonno, ma tendenzialmente l'esposizione al freddo durante il giorno, il saper fare una respirazione di un determinato tipo e anche il mindset, lo yoga, lo stretching, quindi tutto il metodo Wim Hof mi hanno aiutato molto. Tra l'altro poco fa mi è capitato facendo l'allenamento di Wim Hof, che lo faccio regolarmente, che ho fatto un sacco di ore, non mi ricordo quante, ma tipo tot ore di ritenzione dal respiro, quindi è incredibile, lo faccio ormai da tantissimo tempo. Un'altra cosa è un altro tipo di respirazione, si chiama coherence breathing, è un tipo di respirazione che è fatto proprio per calmare il tuo corpo, va ad agire sul nervo vago, che è quello che, detta così in soldoni, collega un po' il cervello agli organi e quindi è un po' se sei in uno status, come tendenzialmente le persone al giorno d'oggi sono, di attivo, quindi di fight or flight, quindi sei pronto all'azione, sei un po' in uno stato di paura, tendenzialmente che è quello in cui normalmente siamo, sei sempre allerta, ecco, non riesci a riposarti bene e quindi il tuo HRV non è al massimo. Devi imparare a rilassarti, a riposare, a prenderti del tempo e quindi andare in uno status di rest and digest. E quindi è proprio l'opposto. E ci sono degli esercizi respiratori che proprio aiutano a entrare in questo stato. E il coherence breathing è una respirazione che si fa per 5,5 secondi barra 6 secondi di inspirazione e di espirazione. Quindi è e lo fai
E se lo fai per un po', 2-3 minuti, anche prima di andare a letto, io di solito lo faccio per addormentarmi prima, perché ti accorgi che veramente ti rilassa tantissimo, proprio una respirazione studiata che aiuta tantissimo e proprio l'HRV migliora tanto grazie a questa cosa. Ci sono anche dei dispositivi che aiutano proprio a stimolare il nervo vago per creare questa situazione di riposo, quindi in cui puoi riposare, avere un recupero migliore. L'HRV è anche sintomo di un recupero migliore ed è ad esempio il pulsetto. Io l'ho preso da Brian Johnson, lui consiglia quello, ma ce ne sono tanti, ed è proprio un esercizio di stimolazione del nervo vago, quindi ci sono proprio degli elettrodi che con una leggera scarica elettrica a varie frequenze aiutano a stimolare il nervo vago. Ci sono anche delle altre cose che si possono fare, ed è un ultimo consiglio che ho fatto, come ad esempio il PEMF, questi aggeggi che metti o anche semplicemente a volte li puoi trovare come delle piccole cose che ti metti vicino che diciamo amplificano delle frequenze, dei suoni o delle pulsazioni, ecco, magnetiche che ti fanno entrare in una certa frequenza per farti riposare, stare meglio, ottenere cose, eccetera, eccetera. E quello diciamo che in realtà vi devo dire che a lungo andare, non magari un effetto placebo, non lo so, però in realtà a livello scientifico dicono che funziona e l'ho provato e non mi dispiace. Ci sono anche dei video con delle frequenze che si possono ascoltare anche per aiutare a dormire meglio, a riposarsi, a recuperare meglio. Ci sono anche delle luci infrarossi, luce blu, luce pulsata. La luce blu aiuta per le infiammazioni, luce rossa invece per la stimolazione. Insomma, sono varie cose che si possono fare, ma queste in generale sono un po' quelle che ho fatto io. Quindi diciamo che un allenamento sano, anche quindi di media intensità, una zona 2 in cui vai proprio, vai sia a lavorare magari su una zona di alta intensità qualche volta a settimana, ma vai anche a lavorare sulla forza, quindi a migliorare la tua composizione corporea, e anche un lavoro cardiovascolare, quindi ci deve essere un po' varietà anche nel tipo di allenamento, e tutte queste cose sono un po' la base, ma il sonno è la cosa principale. Ecco qua ragazzi. Quindi fatemi sapere quant'è il vostro HRV, provate queste cose e aggiornatemi sul fatto se migliora o meno. Ed ecco qua, se avete qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram o lasciate un commento qui sotto, iscrivetevi che siamo quasi a 40.000 iscritti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!